Ok, sono di nuovo dal vivo per l'ennesima volta. Fatemi sapere se sentite e vedete. Intanto cerco di regolare bene la ripresa. Ok, sto trasmettendo dal vivo, fatemi sapere se si vede. E come si vede soprattutto, se si vede, si sente e come si vede. Forse questa volta si vede meglio? Ciao Carmen, ciao Giulia, ciao a tutti. Ok, forse si vede, forse ce la facciamo. Allora, ammesso che si sente e si veda bene, e spero di sì questa volta perché ho cambiato totalmente metodo, quindi dopo 1000 tentativi, aspetto di sapere i vostri commenti. Ok, mi sembra di capire che si veda bene, quindi d'accordo. Ok, allora finalmente possiamo cominciare. Allora, benvenuti alla parte 3 della diretta live sul ritratto di Bouguereau che sto facendo con pastel pencil, quindi Caran d'Ache pastel pencil come questi e stabilo carbotello, ok? Stiamo usando soltanto pastel pencil, quindi niente gessetti. Per cui questo significa che è uno studio fatto direttamente con le matite. Ho usato, a dire la verità, solo un piccolo pezzo di gessetto per lo sfondo che userò ancora oggi, se riusciamo anche a vedere un po' di capelli. Ok? Intanto saluto tutti, ciao a tutti, grazie per esservi connessi, soprattutto per aver avuto pazienza. Okay, so the part 3 of portrait of Bouguereau with pastel pencil and a little piece of soft pastel black to do the background, and after to do I will make hair, and so okay, we start. Allora, la prima cosa che voglio fare oggi è riprendere il viso e andare a sistemare un po' di piccole errori di proporzione che ci sono sugli occhi, ok? E sulla parte della guancia qua sotto, così ho anche l'occasione per mostrarvi come si può agire per correggere delle cose col pastello, perché è sempre possibile agire anche in corso d'opera. Avvicino solo il mio computer in modo che possa vedere i vostri commenti, perché dall'app che sto usando adesso lo svantaggio è quello che non posso vedere i vostri commenti, ok? Quindi continuate a scrivermi nei commenti in modo che io, tanto per cominciare, leggo se ci sono domande o cose simili, e poi continuate a tenermi aggiornato anche sulla resa dell'immagine e dell'audio. Allora, iniziamo. La prima cosa che voglio fare è qualche piccola correzione sull'occhio di sinistra, che secondo me deve essere leggermente più grande, ok? This eye on the left, okay? I try to do a little correction to do this eye bigger, quindi ho aggiunto del seppia scuro, ok? E adesso vado col mio adorato 330 della Carbotello per la parte che è un po' più rossa. Tra l'altro non vi ho ancora detto che oggi tendenzialmente credo che dipingerò soltanto un'oretta, perché dopo aver dipinto giorni e giorni sul mio lavoro le mani mi fanno, il braccio mi fa male. Ok, un altro rosso un po' più vivo e cerchiamo di ingrandire proprio l'occhio, quindi in questo momento, come ripeto, sto facendo un lavoro di correzione.
Allora, io non vedo più vostri commenti, quindi spero che si continui a vedere tutto, spero che si sente e si veda bene. Aggiungiamo rosso anche sotto. Io come al solito lavoro prima intorno all'occhio e successivamente entro all'interno. Ok. Ci siete ancora? Ok, perfetto, vedo i commenti adesso, quindi bene. Allora, dicevo, per questa correzione, quindi per l'ingrandimento dell'occhio, lavoriamo prima esternamente, sembra che gli sto aggiungendo delle occhiaie, ma tra poco inizierò a lavorare anche all'interno. Cerchiamo tra i miei colori. Ok, andiamo con un po' di nero e cominciamo ad allargare. Allora, ciao Halo 22. Allora, nelle prime cioè nella prima puntata, quindi nella parte 1, che tra l'altro è pubblica su YouTube e puoi vedere in qualsiasi momento, ho tracciato il disegno a mano libera prima di iniziare ovviamente il lavoro di pittura che sto facendo in questo momento. Quindi, vabbè, grazie per il commento. In quella sede, quindi su quel video, puoi vedere il lavoro che è stato fatto per disegnare a mano libera. Quando si disegna a mano libera, come ho spiegato anche nelle altre puntate, ovviamente ci sono dei margini di errori. Più si è, diciamo, allenati, più si è attenti, più si è anche abituati e meno errori ci saranno. Il mio dipinto del ritratto di Bouguereau in questo momento presenta degli errori che sto cercando di correggere in questo momento, ok? Quindi ad esempio la dimensione degli occhi, sto cercando di allargare un po' gli occhi e di metterli come da reference. Queste sono cose che saltano all'occhio, scusate il gioco di parole, ma con un'attenta osservazione. C'è un'altra cosa importante che dicevo nella parte 1, ma forse anche nella parte 2, ovvero che, tanto per cominciare, una regola importante è quella di allontanarsi ogni tanto per vedere il lavoro un po' più da una distanza maggiore, perché saltano proprio all'occhio dei difetti, ammesso che ce ne siano. E poi un'altra cosa che secondo me è importante è quella di insomma, in corso d'opera, quindi strada facendo, fare sempre una buona osservazione per fare in modo di rilevare poi se ci sono, insomma, cose che vanno corrette. A mio avviso una delle cose belle del pastello è che permette un gioco di un lavoro anche in corso d'opera, quindi si può sempre sistemare, che è proprio quello che sto facendo in questo momento. Non so se ci sono persone dall'estero connesse. I don't know if there is some guest from out of Italy, so from other countries, and I try to speak English, so let me know if you understand. Ok, allora ho visto che c'è una domanda di Anna Giulia, cerco di leggerla sul computer. Anche quando correggi le imperfezioni parti dai colori più scuri andando verso quelli più chiari? Sì, è proprio quello che sto facendo. Allora, tendenzialmente io utilizzo sempre questo piccolo espediente, ovvero di partire da colori tendenzialmente un po' più scuri e poi andare a illuminare proprio, a schiarire, quindi sì, questo è quello che faccio. Ok, adesso che ho impostato la parte della palpebra sopra e l'ho messa un po' più a modello, in effetti è un pelino più grande, l'ho un po' allargata verso sinistra. Quello che cercherò di fare sarà adesso iniziare poi a lavorare anche all'interno dell'occhio, che è la zona un po' più delicata, perché ci sono un po' più di accorgimenti da vedere, ok?
Nel frattempo io devo ovviamente dipingere, utilizzare i colori, quindi badare a quello che sto facendo, alle proporzioni e tutto quanto, ma anche spiegarvi quello che sto facendo. Di conseguenza, se c'è qualche pezzo che perdo per strada e qualcosa che non dico, qualcosa che ritenete prezioso e importante, fatemelo sapere in modo che possiamo parlarne. Prendo un grigio molto chiaro della Carbotello con il quale vorrei andare proprio a sollevare lo spazio della sclera. Operazione un po' delicata, cambiamo la forma dell'occhio. Ok. Ragazzi, oggi non ho messo la musica, ve lo dico. Ti è mai capitato, grazie intanto per il commento di The Viper Show, ti è mai capitato che ti scappasse la mano mentre colori? Sì, assolutamente, ne succedono di ogni veramente, e sì, a volte è successo, insomma, non molto spesso, però può succedere che a volte scappi la mano, che si facciano, ok, vedete che adesso, ok, l'occhio è un po' più a modello. Un'altra cosa che facciamo è quella di andare a allargare proprio un po' la forma dell'iride, e in questo caso utilizzo il nero della Caran d'Ache e andiamo proprio a allargare anche qua un po' sulla parte di sinistra l'iride, ed ecco qui che la mettiamo un po' più in linea. Ok. Allora, io penso che così possa già andare meglio, almeno a mio avviso. Allontaniamoci un po'. Mi piace, con il nero più sparato e anche più intenso. Vedete che il nero Caran d'Ache che ho messo adesso, guardate come fa risultare l'occhio con una profondità maggiore. Vedete che questo nero della Caran d'Ache nell'occhio di destra manca, quindi dopo, quando lo metteremo, devo fare una correzione e ingrandire anche quell'occhio, avremo lo stesso effetto anche dall'altra parte. Voglio ancora un po' lavorare per la bombatura dell'iride, perché mi sono allontanato e siccome sono un po' pignolo voglio vedere che tutto combaci bene, quindi qua sotto direi che va ancora un attimino lavorata. Io non tempero tanto le matite, non ho una punta molto acuminata di questo nero, e questo è un fattore un po' di pigrizia, quindi a volte mi faccio andare bene le punte come le ho. Ok, nel frattempo non vedo commenti dall'estero, per dirla così, quindi significa che evidentemente siamo ok. E fare un lavoro anche sulla parte alta per andare a stringere un po' la parte della palpebra visibile e alzare invece un po' l'iride, che quindi risulta nettamente più grande rispetto a quella iniziale, ok? Allora, mi sembra meglio, adesso andiamo a schiarire, quindi voglio lavorare ancora qua sull'esterno, perché come vedete filtra un po' di luce qui, voglio che si veda, voglio che sia tutto a posto, per cui con questa puntazza che non è affatto temperata, con questo Caran d'Ache carnicino chiaro, andiamo delicatamente intorno all'iride per sottolineare il percorso della pelle della palpebra. E poi usiamo ancora del rosso, però vorrei un rosso molto chiaro, quindi in questo caso o opto per un rosa oppure questo 044, che penso che possa fare al caso mio, per andare a fare questa delicatissima parte che c'è qui. Pensavo fosse un po' più rosso. Andiamo con un rosa. Ok, riprendiamo il mio adorato Porpora 330 della Carbotello, perché la parte finale entra in un'ombra generata dalla palpebra superiore, che quindi ecco qui, ha bisogno
proprio di un colore più rossiccio. Poi se ce n'è troppo facciamo di nuovo un piccolo chiarore con l'utilizzo del rosa. Ok, parte esterna, quindi anche qua faccio attenzione ad andare molto vicino e a illuminare questa parte. Ok, mi piace. Ora voglio schiarire sempre con questo colore che ho scoperto che mi piace molto, anche un po' qua sotto, in modo che si crei più contrasto. Sapete quanto tenga io ai contrasti, per me sono fondamentali nella pittura, cioè sono fondamentali, sono sempre scelte stilistiche, sono scelte di ognuno, ma insomma nel lavoro che faccio io i contrasti per me rappresentano qualcosa di molto molto importante ed è qualcosa con cui gioco sovente. Ok, allora, vedo che c'è una domanda da Elena. Allora, una domanda che riguarda i materiali, le sostanze che li costituiscono sono tossici perché mi piace molto usare le dita. Allora, questa secondo me è un'ottima domanda e ti devo dire che io su questa cosa qua sto cercando di documentarmi perché non esistono tante risposte. Siccome parliamo di chimica, allora significa che adesso sto usando un arancio qua sotto la palpebra perché vedo sulla reference che sono presenti dei colori più caldi sopra i rossi che ho messo sotto la palpebra e quindi anche io sto cercando di utilizzarli, ok? Ditemi se vedete anche voi il risultato in video, dato che adesso, se ho capito, siamo riusciti ad avere questa qualità superiore. Allora Elena, dicevo, cerco di rimanere documentato su questa cosa, è un po' un terno al lotto, perché? Perché sicuramente ci sono dei fattori tossici, perché comunque parliamo di sostanze chimiche, e se c'è qualcun altro in chat che ha delle informazioni o delle cose utili o interessanti da dire, questo secondo me è un ottimo momento per farlo. Quindi dicevo, sicuramente ci sono dei fattori tossici legati proprio alla chimica dei colori e dei pigmenti, però non so dire nei confronti di quali colori o quale colore, e non so nemmeno dire il grado di tossicità, quindi qualcosa che è legato alle quantità. Non so se le quantità che sono presenti in uno stick di pastello morbido sono sufficientemente tossiche per creare dei danni, non so dopo quanto tempo, e sono delle cose sicuramente che interessano e sono da approfondire. Ora sto usando il mio giallo chiaro perché, ecco, vedo che è arrivato un commento: ciao Elena, da quel che so i leganti dei pastelli, parlo dei gessetti, non sono tossici. Ok, allora, esatto, allora Anna Giulia ha fatto un commento su quello di cui stavamo parlando, benissimo. Allora, i leganti probabilmente no, però se si parla proprio di pigmenti, perché come sappiamo, e ne approfitto per girare la domanda a questo punto ad Anna Giulia se ne sa qualcosa di più, perché probabilmente è un tema che è interessante. I leganti magari no, però come sappiamo i gessetti non sono costituiti solo da legante ma anche da pigmento, quindi che dire di quei pigmenti? Nel frattempo io utilizzo dell'arancione anche nella parte interna della palpebra, per interna intendo proprio qui sulla palpebra, ok? Vedete, voglio illuminarla un po'. Ci sto andando con dell'arancione perché sotto ci ho messo il porpora, poi ho usato il seppia scuro e adesso con l'arancione, mescolandosi i colori insieme ai rossi, ok, mi crea l'effetto che voglio. Un po' di rosso lo utilizzo ancora anche sopra perché questa parte comunque è interessata da colori piuttosto rossicci. Cosa bella del pastello è che stiamo amalgamando, miscelando, mixando insieme dei colori, e in più abbiamo una bella resa di profondità su quest'occhio. Ok, nel frattempo ci sono altri commenti. Ok,
Ok, sono commenti interessanti, sono anche molto lunghi, quindi io nel frattempo mi porto avanti e secondo me va benissimo che la discussione continui, anche perché i commenti poi rimarranno pubblici sotto il video, quindi saranno comunque accessibili a tutti. Allora, io sto lavorando a piccole parti, a dettagli, ok? E quindi in questo momento quello che sto facendo è andare a migliorare il più possibile la resa dell'occhio, anche perché poi l'occhio lo voglio tenere così e voglio concentrarmi sul resto del viso, vedere se oggi riusciamo un po' a occuparci, ad esempio, dei capelli. Porpora. Andiamo con un rosso un po' più acceso qua sopra e poi anche qui dell'arancione, ok, dal rosso all'arancione che mi fa un po' da trade union verso le tonalità poi luminose della pelle, tutta la luce che prende qua sopra l'occhio. Allora, sono dei commenti, grazie mille, un po' la polvere, quello di base piombo. Ok, vedo Anna Giulia che scrive delle cose relative anche alla respirazione dei colori e io ne so qualcosa perché comunque stiamo parlando di colori che volente o nolente si respirano. Io lavoro cioè ho imparato e mi sono costretto a lavorare con le mascherine già da qualche anno, addirittura in epoca pre-pandemica io dipingevo a pastello con le mascherine, quindi le utilizzo. D'altra parte so che molte persone non le utilizzano dipingendo e quindi secondo me è una riflessione giusta da fare questa. Allora, nel frattempo io mi sto cercando altri colori necessari. Ok. Un po' più di luce qua. Ok. Allora, a mio avviso adesso l'occhio è migliorato. Voglio illuminare un po' di più qua sopra, perché anche questa parte deve essere un po' ingrandita adesso che abbiamo allargato l'occhio, quindi con questa luce, oltre a evidenziare l'effetto luminoso qui, sì, evitare di respirare la polvere dei pastelli per me è importante, a mio avviso lo è, e io ho già un problema di allergia alla polvere e quindi è una cosa che faccio da sempre, quella di utilizzare la mascherina dipingendo, perché come vi dicevo se no patisco. Qualche verde. Ok, comunque non vorrei urlarlo ai 420 nel frattempo per parlare d'altro e cambiare anche tema, ma credo di aver capito come bypassare il problema della connessione orribile e che crea problemi sull'immagine, quindi se tutto va come deve per le prossime volte probabilmente non avremo più questa seccatura. Allora, penso che possiamo cominciare a spostarci sull'occhio di destra e anche qua agire per correggere l'occhio, quindi per ingrandirlo come ho fatto dall'altra parte, perciò anche qui ripartiamo dai colori più scuri e andiamo a ricreare la struttura esterna, ok? Quindi allargato un po' verso destra in questo caso. Ok, aumentiamo anche sempre verso destra l'ombra della palpebra sotto l'occhio.
riposizioniamo l'ombra interna e quindi andrò proprio un po' sopra la luce dello spessore della palpebra perché la tirerò più verso l'esterno. Ok? Allora, la riprendo da qua e faccio fare a questa linea della palpebra un percorso proprio diverso. Vado un po', come dicevo, ad allungarla. Ok, prima di salire, però questa volta decisamente più in qua. Ok. Sottolineiamone la luce con un Caran d'Ache, prima stavo usando un carbotello. Ok. E adesso con il mio grigio chiaro caldo andiamo a lavorare nella parte interna dell'occhio per gestire la luce che c'è qua dentro e anche adesso a far fare il percorso giusto. Lavorerei ancora un po' sullo spessore di questa palpebra cercando di creare la forma più giusta possibile. Mi sono perso dei commenti? Ok, state sempre parlando del fattore mascherine quando si dipinge a pastello. Vi dico che in questo momento io non ho la mascherina perché comunque quando si usano i pastel pencil chiaramente la polvere è molto meno presente. Ok, allora anche l'ombra sotto la palpebra va lavorata perché va tirata un po' più verso il basso. Credo che dalla reference possiate vedere bene anche voi, dato che sto riprendendo tutto frontalmente, quindi dico credo che possiate vedere anche voi il tipo di lavoro che sto facendo e anche capire il perché lo sto facendo. Sto cercando di avvicinare il risultato, ok, e il più possibile alla reference, quindi oltre a rispettare colori, anche rispettare dimensioni, forme, ed è importante farlo ancora di più perché qui stiamo parlando di un grande maestro, William Adolphe Bouguereau, un accademico per definizione, che lavorava in maniera incredibile, veramente con una grande abilità e che è stato anche molto, diciamo così, dimenticato, comunque non gli è stata resa giustizia perché insomma ha lavorato in un tempo in cui gli impressionisti si stavano affermando e quindi gli impressionisti che sono stati molto sovversivi rispetto al mondo accademico hanno imposto un modo di fare la pittura completamente diametralmente opposto a quello che invece a tutto ciò che era Bouguereau. Non di meno studiare però il suo lavoro e quindi attraverso questo estratto del suo dipinto secondo me è molto formativo, oltre che bello, perché a me piace molto il suo lavoro, che vi suggerisco di scoprire proprio se ne avete l'opportunità. Ok, andiamo con un rosa della Caran d'Ache. Ricordo che i Caran d'Ache rispetto agli Stabilo Carbotello sono più potenti, ok? Sono proprio più pastello, quindi l'intensità del colore è maggiore. Difatti si vede subito anche qui sulla palpebra come il colore rispetto al carbotello sia più forte, e questo implica anche che utilizzi una pressione un po' più trattenuta. Ciao Lello, benvenuto, bentornato. Forse ce l'abbiamo fatta.
Mi dicono da casa tutti gli spettatori presenti che si sente, si vede, questo è molto importante, mi rende contento. Quindi parte 3, Bugherò, che avrei potuto insomma anche sottotitolare correzione degli errori di proporzione, e secondo me è un'occasione importante anche questa. Adesso sto andando col nero della Caran d'Ache, della quale come al solito vi vorrei sottolineare la potenza e l'intensità. Grazie Lello. Ok, anche qui qualche modifica sugli occhi è stata necessaria per renderli, insomma, vedete, più simili a quelli della reference. Quindi questa per me per esempio è una cosa molto importante. Tutto quello che si fa è, come dicevo negli altri corsi, come dicevo l'altra volta, è un lavorio. Cosa intendo per lavorio? Intendo una cosa che man mano che si va avanti e che si progredisce si perfeziona, ok? È un po' come la nostra vita, è un po' come noi stessi. Non amo pretendere che dal primo tratto sulla carta le cose funzionino bene e tutto sia perfetto e al posto giusto, perché non è così, perché il lavoro è in divenire. Mentre il lavoro procede io mi rendo conto di cose, i miei occhi le vedono, fanno in tempo a vederle, fanno in tempo a tornare sopra, ad agire, a modificare, a migliorare, e questa è una delle cose belle della pittura a pastello. Abbiamo sempre la possibilità di lavorarci su, di migliorare, e nel frattempo stiamo anche lavorando su noi stessi, ok? Quindi siamo in divenire anche noi in tutto questo. Allora, oggi, forse per la gioia dei più, non sto parlando inglese perché, a meno di non sbagliarmi, di non aver capito male, mi sembra che non ci sia connesso nessuno dall'estero. Ad ogni modo vorrei far presente che il video verrà poi sottotitolato successivamente, come al solito, come il resto dei miei video, un po' alla volta, in inglese ovviamente, ma anche in francese, in spagnolo e in portoghese, quindi sarà comunque possibile vederlo e capirlo per chiunque vorrà e in qualunque momento. Ok, utilizziamo dell'altro nero. Io tra poco farò anche un'altra cosa, perché mi viene voglia di utilizzare qui un po' di gessetto, perché poi quando si tratta di nero io veramente cioè vengo toccato proprio nel profondo, e quindi vedo che il dipinto chiede più nero e a me viene da metterlo. Sull'intensità del nero, chi segue il mio lavoro, i miei corsi, tutte le mie cose sa che c'è un capitolo che si può aprire gigantesco, perché è una delle mie ricerche più importanti, l'intensità del nero e quello che è possibile fare mediante l'intensità del nero. L'intensità del nero è una cosa che cambia tutto, può veramente avere il potere di cambiare tutto il dipinto e tutta la percezione di un'opera, e questo è un secondo me, quindi voglio sottolineare che non sto dicendo nulla di assoluto, è proprio una roba metodo Fabio e basta, perché è una mia visione. Comunque il nero fa veramente la differenza. Adesso sto facendo una cosa particolare, sto utilizzando un rosso della Caran d'Ache 080, che è un rosso carminio, e lo sto usando qua intorno all'occhio, mettendolo su dei verdi che avevo messo in preparazione l'altra volta. Crea degli effetti molto belli quando si incontra il rosso insieme al verde. Mi piace, cioè vengono fuori delle ombre più interessanti e più inerenti alle tonalità degli incarnati. Quindi adesso io sto spargendo il mio rosso per dare un po' di sangue a questa fanciulla. Ok.
Andiamo con un rosso un po' più chiaro, un 310 della Carbotello. Sono sprovvisto tra le matite che mi sono portato qua per la dimostrazione del 305, che è leggermente diverso da questo, è un po' più brillante e mi piace, lo uso molto di più. Verde, perché adesso che ho allargato l'occhio allargherò anche un pochettino il viso, quindi un lavoro è duopo anche sulla parte del viso, quindi proprio sulla struttura del viso, la larghezza, sulla quale andrò a lavorare anche poi nella parte di sinistra sotto la bocca. Caro vecchio verde oliva della Carbotello. Ok, si cerca di ristrutturare proprio il viso e adesso uso un 36, però volevo un colore un po' più sul senape, quindi mi cerco un senape però lo vorrei della Caramella, perché della Carbotello l'ho trovato, non mi interessa della Caramella, ma non lo trovo, quindi peggio per me. Andiamo a lavorare lungo il perimetro, lungo la parte esterna del viso per rimodellare un po', come dicevo, visto che adesso abbiamo fatto qualche ritocco agli occhi. Ok, un po' di verde. Allora, vedo che c'è una domanda. Se devi apportare migliorie alle imperfezioni, parti quindi dai particolari più piccoli per poi spostarti su cose più grandi? No, tendenzialmente anzi faccio il contrario. Parto da cose un po' più grosse, da macchie, da ingombri o simili, per impostare le forme più evidenti, più importanti, e poi pian piano entro nel particolare. Quindi generalmente il processo è questo. È giusto avere prima, almeno secondo me, delle impostazioni di massima che suggeriscono i volumi e che suggeriscono le forme, le proporzioni generali e che danno un'impressione di massima del lavoro, e solo dopo iniziare a occuparsi di particolari e di dettagli, che è quello che faccio sempre e che abbiamo fatto anche per questo lavoro di Bugherò. Allora, prendiamo il grigio per andare ancora un po' a illuminare. Vi ricordo nel frattempo che se le domande ci sono cerco di ovviamente lavorare qui, ma anche leggere. Vado a mettere un po' di luce ancora, in questo caso è un Carbotello che ha una luce molto chiara, giallina, all'interno dell'occhio, perché diamo un po' più di vita anche all'occhio di destra, sebbene sia comunque più in ombra rispetto a quello di sinistra. Come vedete non ha neanche il punto luce e poi è proprio un po' più in ombra, perché comunque sulla parte destra del viso ci sono delle ombre un po' più predominanti, diciamo. Ok? Ok, allora, adesso che gli occhi sono più a modello, vedete anche voi come possiamo dare un po' più di guancia qui così? Ok? Vedete che la mia è un po' più scarna, è un po' più appuntita e la reference ha un po' più di guancia, un po' più rotonda, ok? Quindi andiamo a fare questo lavoretto e anche qui vi posso far vedere come gestire una correzione di questo tipo. Quindi ciao Stefi che si è connessa adesso. Quindi allora ripartiamo sempre dai colori più scuri. Io mi prendo un colore neutro, un seppia scuro, però in questo caso della Carbotello, e cerchiamo di
utilizzare proprio questo che è un po' più scuro per iniziare, ok? E cerco con questo di disegnare, proprio di dare un po' più di volume a questa guancia, ok? Vado a prendere un senape però più tendente, con una percentuale maggiore di rosso che di verde, che è un 620 della Carbotello, e siccome oltre ad avere la tonalità che mi interessa, ok, quindi un senape che però ripeto ha una proporzione, una quantità di rosso maggiore, è anche un colore più chiaro del seppia scuro che ho usato prima, quindi comincia, diciamo, a impastarsi, a schiarire la pelle, ma senza andare su tonalità troppo chiare, perché comunque qua sotto c'è ombra, ok? Vedete con così poco come già si modula la parte, ok? Quindi è questo quello che facciamo, e diciamo che con poco, proprio a buon mercato, ci risolviamo un errore di proporzione. Utilizzo un arancione, ma non trovando un arancione più scuro, questo è un 215 della Carbotello, lo utilizzo con pochissima pressione, voglio proprio una leggera velatura perché mi interessa che si crei un colore leggermente aranciato della luce calda che comunque interessa il viso, senza esagerare però. Qui facciamo ancora un ritocchino. Ok, ripartiamo col senape rossiccio di prima. Ci metterei anche un tantino di questo colore che è un 670 della Carbotello, siamo sempre su tonalità rossicce, però è lievemente più scuro. Io spero che possiate, come dire, apprezzare queste piccole differenze, magari anche minime, però di tonalità. Ok, andiamo di nuovo con l'arancione. Ricordo che qua avevo usato anche dei verdi olivastri come al solito, che probabilmente tra poco utilizzerò di nuovo. Ok? Adesso ovviamente anche questa parte qua, se vedete questa zona va un po' allargata, ok? Lo spazio che c'è tra il labbro e qui va leggermente allargato perché ovviamente abbiamo rivisto la sezione, quindi mi servo dell'arancione per fare uno spostamento di base, quindi un'impostazione, e poi se guardo e decido che mi va bene e non mi va ancora bene perché vorrei abbassarlo ancora un po', dicevo, quando questa parte è a posto, allora poi schiariamo con delle luci, quindi sempre col solito metodo di andare a mano a schiarire. Mi prendo il verde oliva scuro della Carbotello perché abbiamo del verde, ok, che interessa le ombre qua sotto la bocca, che è decisamente più presente, quindi non vedo perché non usarlo, dato che oltretutto utilizzare i verdi, le tonalità di verde sulla pelle è una cosa che mi piace tantissimo, quindi nel frattempo che vado avanti, come al solito i miei occhi vedono, portiamoci avanti a livello di sistemazione di colori, ok? Vedete anche voi adesso che è tutto un po' più in linea al modello, e secondo me è interessante se anche voi da casa o da dove siete notate qualcosa, insomma parliamone, così è un lavoro che facciamo in qualche modo insieme. Io adesso sto utilizzando un Caran d'Ache un po' più chiaro, un 0,42, per andare a cominciare a schiarire la parte, quindi a intensificare anche le zone di luce. Porca vacca, che bello il pastello, ragazzi.
fregatura di questa roba qua è che è troppo bello, quindi se ci entrate voi siete fregati, è così che funziona. Forse c'è qualcuno tra di voi che sta seguendo che ne sa qualcosa, vi garantisco che, mamma mia. Guardate come le diamo espressione. Con delle piccole ombre gentili. Cerchiamo di fare del nostro meglio per essere fedeli a quello che vediamo, imparare tantissimo e in più capire Bouguereau, quindi sfide e cose molto belle. Allora, commento di Lello. Fabio, io non so niente di arte, non saprei commentare, posso solo ammirare quello che fai. Allora, Lello, io ti ringrazio per il commento, come al solito gentilissimo, ma neanche io so niente di arte, cioè questa cosa qua te la garantisco. Non avevo dei grandi voti quando facevo il liceo artistico di storia dell'arte, perché vabbè, storia lunga non mi impegnavo tanto, avevo per la testa la musica, però tuttora, cioè io mi sono messo, ho preso e ho fatto, non mi sono messo a studiare arte, dico sempre che non sono un accademico, soprattutto i corsi che faccio di pittura a pastello, di disegno eccetera, sono corsi, lo dico da sempre, adatti e aperti a chiunque. Uno dei miei motti è il talento si impara, quindi ti sto dicendo questo per dirti che i tuoi commenti mi onorano, ma sei assolutamente competente e puoi essere assolutamente in gamba in un ambito che, anche se non è il tuo pane quotidiano, può esserlo e che non richiede comunque che si nasca con particolari doti. Almeno questo è quello che io vedo e riscontro. Ok? Illuminiamo qui. Dicevo, spero che da casa le modifiche che sto apportando si riescano a vedere, ad apprezzare, a capire, in modo che, insomma, andiamo anche un po' insieme e riesco a farvi apprezzare di più questa dimostrazione. Nel frattempo c'è un commento di Elena. Comunque è proprio vero che il ritratto è come un problema di matematica da risolvere, all'inizio c'è una fase di tensione che poi si evolve pian piano e si trova la soluzione. Sì, sì, è così, è una cosa che ho detto anche diverse volte e quindi sì, io credo questo, credo che sia proprio un mettersi là, entrarci con la testa e pian piano occuparsi di quello che si sta facendo per arrivare alle soluzioni, perché le soluzioni sono lì. Le soluzioni sono, forse non saltano all'occhio subito e questo è il motivo per cui chi si avvicina a questo genere di cose vede le difficoltà e probabilmente anche un certo che di scoraggiamento. Ma tutte le cose che servono per fare la pittura, per fare questo genere di cose, sono disponibili. Ci vuole solo un po' di tenacia, un po' di disciplina, molta volontà, però poi insomma c'è una restituzione non da poco. Ok, allora, ho cercato di sistemare appunto le cose più importanti dal punto di vista delle sproporzioni e degli errori che ci sono. Sicuramente si può ancora fare di più e probabilmente strada facendo lo faremo. In questo momento quello che vorrei fare è andare a lavorare su qualche ciocca di capelli, giusto per avere il piacere di mostrarvi come fare. Quindi prenderei un pezzo di gessetto nero
ho proprio un pezzo, tra l'altro molto piccolo, e con questo gessetto nero, ok, lavoro anche questa parte. E voi direte: ma perché mette il gessetto nero lì quando c'è un altro colore? E adesso ve lo farò vedere. Allora, siccome sto facendo questo esercizio, questo lavoro qua con i pastel pencil e quindi non con i gessetti, non ho tra l'altro nemmeno qua con me in questo momento un gessetto del colore giusto, altrimenti l'avrei usato qua, ma utilizzo invece il nero e poi vado a gestirmi il colore nero con le matite sopra per spostare il nero verso la tonalità che voglio. Allora, perché non sto usando direttamente invece la matita del colore giusto? Caspita, quanti commenti, ragazzi! Allora, adesso devo fermarmi a leggere, sarebbe interessante sapere come è dipinto questo dipinto Bouguereau, verissimo. Carmen dice ok, grazie Carmen. Grazie Stefi per il discorso della traduzione e grazie a tutti. Allora, nel frattempo dicevo, mi sto occupando di questa parte qua che devo cominciare a mettere giù, ok? Allora, dicevamo, ho usato un gessetto nero. Perché ho usato un gessetto nero? Perché il nero, in questo caso gessetto, mi dà un'intensità. Se avete seguito le altre mie lezioni, eccetera, avrete capito che è un'intensità alla quale le matite pastello non arrivano. Ora, se io usassi questo Seppia 408 della Caran d'Ache che sto utilizzando qui direttamente sulla carta Pastelmat, guardate che differenza c'è. Lo metto qua per farvi vedere, ok? Vedete? Questo colore seppia scuro sulla carta Pastelmat esce proprio un marrone. Non è che sia chiaro, ma non è sufficiente per me. Io voglio molta più intensità. Quindi ho dato una base sotto di gessetto nero, ok? Perché questo gessetto nero conferisce l'intensità. Infatti vedete che è uno scuro molto più importante ed è grazie a questo scuro sotto che adesso io trasformo la macchia e la faccio virare verso il colore che voglio io. È un ragionamento un po' particolare, me ne rendo conto, è una cosa che probabilmente in pittura è poco comune. Ora utilizzo il mio rossiccio solito porpora, ok? Però in questo caso secondo me era anche un bel espediente per mostrarvi anche in questo caso una delle possibilità del pastello. Iniziamo a cercare dei colori anche un po' più adeguati, perché su questa parte del dipinto ci sono dei colori particolari. Ad esempio qua 66 della Caran d'Ache fa il caso mio perché è una tonalità piuttosto rossiccia. Poi penso che vediate anche i vostri occhi comincino già a vedere i verdi che ci sono, quindi li utilizziamo. Ok. Quindi comincio proprio così a lavorare la macchia dei capelli. In questo momento, ancora prima di pensare ai ciuffetti e quant'altro, guardiamo la macchia. Andiamo ai commenti. Ok, grazie a tutti per i vostri commenti. Rosso, il 310 della Carbotello. Ok, vedete quello che sta succedendo? Vedete che pian piano cerco di fare emergere quella che è la macchia solo dei capelli, Tra l'altro qui i capelli sono piuttosto vaporosi, non c'è chissà quale dettaglio sui capelli, è una cosa che in pittura non... tolta insomma alcuni esempi di pittura di quelle iperrealistiche che vediamo oggi, i capelli erano così, erano delle macchie, e questo è anche un'altra cosa che a mio avviso è molto bello, quindi cerchiamo di lavorare queste macchie e pian piano a dargli forma. Ok,
Anche in questo caso butto giù una macchia di massima che poi mi allontanerò, guarderò. Quando decido che le cose cominciano a funzionare, allora a quel punto poi comincio un po' più a lavorarci nel dettaglio. Spero che quello che vediate risulti appunto chiaro nel senso spiegato bene. Nel frattempo io qua apporto anche delle modifiche all'orecchio, perché dovete sapere che adesso che ho modificato l'occhio, ovviamente anche l'orecchio subisce alcune piccole modifiche, quindi lo rimposto un po'. Anche il lobo sarà un po' più sporgente, perché la costruzione che avevo fatto prima si è un po' spostata verso sinistra in virtù delle correzioni che ho praticato oggi, ok? Ok, riuscite a vedere quello che sta succedendo? Piano piano vado a mettermi giù i miei capelli, cioè i suoi capelli. In questo momento sto lavorando con il Caran d'Ache nero sul gessetto nero, e questo lo faccio per compattare. Dovete sapere che il Caran d'Ache nero, il pastel pencil, è molto simile come intensità al gessetto Rembrandt nero che ho usato. Molto simile, non uguale, perché è inutile che ripeta che il gessetto è comunque più forte, ok? Ha comunque più intensità. Vedete anche qua, se io usassi questo stabilo carbotello 640 Caput Mortuum scuro direttamente sulla carta, otterrei un colore che non è adeguato al colore spento che hanno i capelli, e questo colore spento è dato proprio dal fatto che sotto i pastel pencil che sto usando adesso io ho usato un po' di gessetto nero. 408. Ci sono altri commenti, ragazzi? Ok. Dicevo, negli scorsi giorni ho dipinto molto, se vogliamo parlare di un altro aspetto della pittura che secondo me è importante, sempre per la salvaguardia di se stessi, e questa è una cosa su cui io sono molto indisciplinato, e che ho dipinto molto, e come al solito mi fanno male i tendini perché dipingo tantissime ore, troppo, e quindi mi ritrovo a farmi del male. Quindi quello che consiglio è: fate delle sessioni di pittura, ma non da malati mentali come me, e ogni tanto riposatevi. Allora, nel frattempo c'è un commento di Lello che dice: il mio parere da inesperto è che sei un sapiente dell'uso della luce, l'importanza che sai dare all'alternanza tra chiari e scuri come Caravaggio, ecco perché ti chiamo così. Caspita. Quando uno legge un commento così, che cosa risponde? Non posso dire niente, cioè solo tacere e stare, insomma, subissato di una sensazione di lusinga da parte di quello che ha scritto Lello. Ok, cominciamo a mettere qualche colore più rossastro. Grazie mille Lello davvero per la considerazione che hai verso il mio lavoro, e l'apprezzo molto. Allora, cominciamo a mettere qualche colore più rossastro, come questo 066 ocra rossiccia della Caran d'Ache. Vedete, intorno alle parti che cingono i capelli, perché è evidente
che insomma ci sono delle parti un po' più rossastre che vanno proprio esaltate, vanno fatte vedere. Siccome è un colore anche più chiaro rispetto a quelli che ho utilizzato fino adesso, sfruttiamolo anche per tirare un po' più fuori la parte dell'orecchio visibile che è qui, ok? La punta dell'orecchio. La punta dell'orecchio andrò poi ovviamente a illuminarla ancora, come sapete, da colori più scuri via via verso quelli più chiari, ma nel frattempo, come al solito, ne vado a perfezionare sempre di più l'ingombro, ok? Spero che, come al solito, sia tutto chiaro quello che dico, quello che vedete, quello che sto facendo. Utilizziamo il 408 nel frattempo per continuare anche la discesa dei capelli verso questo punto, perché qua, come vedete, vanno a passare sopra l'orecchio, è una cosa che mi piace molto. E quindi anche noi cominciamo a creare la sede di questi capelli che poi fluiscono giù sull'orecchio e creano anche dei giochi molto interessanti di luce di alcune ciocche che poi si staglieranno sul nero. Ok, una cosa del genere. Bene. Verde oliva nella Caran d'Ache, che si incontra con quell'ocra rossa o sanguigna perché ha più anche l'aspetto e la sensazione della sanguigna naturale. E poi prendiamo il nostro senape rossiccio, dicevo sì, appunto, che mi fa male il braccio destro all'altezza del gomito, la solita epicondilite che mi spunta ogni tot perché faccio queste sessioni di pittura molto lunghe e poi ne pago le spese. E ve lo dico perché è una cosa, visto che prima facciamo delle considerazioni sul pastello, secondo me questa è un'altra di quelle cose da valutare. Insomma, lo dico, poi sono io stesso che per primo dovrei valutarlo, quindi è un po' come se lo stessi dicendo a me stesso. Però ricordatevelo e magari ricordatemelo. Quindi oggi ci tenevo a fare la dimostrazione perché lo avevo annunciato e tutto, però oggi io non ho dipinto, anche se mi manca un soffio per finire il mio ultimo dipinto, e non l'ho fatto proprio perché è giusto che riposi le mie braccia se non voglio farmi male seriamente. Quindi il problema è che sono troppi i fattori discordanti con questa teoria. Il primo è quello che, cioè, piace troppo, veramente, in maniera incredibile, fare quello che faccio, quindi dipingere e occuparmi dei miei dipinti, di tutto il processo che riguarda i miei dipinti, quindi dall'inizio, dalle foto, per cui questo già fa sì che io non mi fermi mai. E poi in più, come se non bastasse, è anche una questione, non dico ansiosa, però voglio dire di impellenza del lavoro, di vedere il lavoro finito, di iniziarne un altro. Non so se potete capirmi, cioè, dopo questo dipinto ne ho subito in programma altri 5, cioè in realtà ne avrei altri 7 perché avevo già preparato fotografie a miei modelli per 2 nuovi dipinti che vorrei includere nella mostra, ma diciamo che li sposterò un po' in avanti nel tempo perché devo iniziare questa commissione per un prete, ne parlo a chi non lo sapesse ancora. Comunque devo realizzare una serie di dipinti a tema sacro, quindi dei santi e una pietà. Sarà un lavoro che mi impegnerà molto. Ho già coinvolto dei modelli, ho scattato delle fotografie, un lavoro tra l'altro interessantissimo, divertente, che mi sta già appassionando un sacco, e vorrei iniziare il primo di questa serie di dipinti.
ma devo finire il mio dipinto dell'astronomo alchimista che sto facendo, e quindi è tutta una cosa che, insomma, un susseguirsi di... Ok, vedete, sto lavorando in modo che l'attaccatura dei capelli cominci a emergere, quindi comincia a emergere la macchia vera e propria dei capelli, che è una delle cose più primarie e più importanti, ma poi anche piano piano anche il lavoro su queste ciocche che via via emergono. E è un lavoro, come vedete, anche questo, bisogna piano piano andare a cacciare fuori le varie parti, i particolari. Oggi lo inizio perché ci tenevo in questa sessione a mostrarvi il lavoro appunto che si fa sui capelli. La prossima volta ci lavoreremo ancora, ci lavoreremo di più, e anzi nella prossima sessione, nella parte 4, ci concentreremo proprio sui capelli un po' di più, in modo da avere la possibilità di impostarli totalmente e lavorarli magari già un po' anche nel particolare. Grazie a voi ragazzi, il fatto che voi sappiate che io esisto, il fatto che voi apprezziate quello che sto cercando di fare, il fatto che voi seguiate quello che propongo, sono tutti motivi sufficienti per far sì che sia io a dover ringraziare voi. Stiamo vivendo dei momenti particolari e che spero vivamente ci lasceremo alle spalle il più presto possibile, e spero anche vivamente di vedervi un giorno tutti in presenza, di fronte a me, di fianco a me, alla mia mostra. Come sapete, questo sogno, un po' progetto che ho, e sarebbe fantastico, ma so che ci arriveremo. Ok? È chiaro? Allora ragazzi, per oggi ci siamo. Correzioni di proporzione fatte sul viso, ok? Quindi l'abbiamo messo più a modello. Ci sono sicuramente ancora delle cose che vedremo la volta prossima. E inizio del lavoro sui capelli. Vedete, un lavoro di macchia, quindi di ingombro, molto vaporoso, ancora privo di dettagli, che però pian piano andremo a vedere. Ci vediamo la prossima volta, io vi ringrazio per avermi seguito. Condividete il mio lavoro se vi piace, fatelo scoprire ai vostri amici, ai vostri parenti, a persone che pensate a cui possa interessare. Condividete i miei video, il mio Patreon, i miei dipinti, significa molto per me. Vi apprezzo tanto e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti per essere stati con me, e oltretutto mi scuso ancora per i problemi tecnici che ci sono stati e che credo di aver risolto definitivamente. Grazie a voi ragazzi, un saluto, a presto.